Fruttosio o glucosio? Ciao a tutti, io sono Dario Bersanini e questo è il mio canale dove parliamo degli aspetti scientifici del cibo. In tantissimi mi avete chiesto di parlare di altri dolcificanti, sia di sintesi che naturali, come la stevia, l'aspartame, lo zucchero di cocco e così via. Per far questo però abbiamo prima bisogno di gettare le fondamenta e quindi abbiamo bisogno di parlare degli zuccheri più semplici. Tutti noi abbiamo in casa del saccarosio, che sia bianco purissimo oppure leggermente colorato, ambrato o magari anche più scuro. Spesso sentiamo dire che è uno zucchero semplice, ma che vuol dire? In parole povere significa che il nostro corpo lo metabolizza molto velocemente, indipendentemente che sia chiaro o scuro. La proprietà di essere uno zucchero semplice è una proprietà della molecola, cioè del saccarosio, e non della categoria commerciale che stiamo considerando. Quindi il saccarosio è uno zucchero semplice, sia che si tratti di zucchero bianco, muscovado, panela e così via. Così come il maltosio nello sciroppo di malto di farro o nello sciroppo di malto di riso nero. Farà magari un po' figo per qualche ricetta, ma sempre di zuccheri semplici stiamo parlando. Ho fatto con Lego un modello molecolare, diciamo così, del saccarosio per farvi vedere visivamente cosa succede quando noi ingeriamo del saccarosio. Il saccarosio è una molecola composta a sua volta da due molecole. Qui in giallo abbiamo il fruttosio e qui in rosso abbiamo il glucosio. Entrambi sono zuccheri semplici. Ma quando lo ingeriamo nel nostro corpo, queste due molecole si spezzano e abbiamo separatamente il fruttosio e il glucosio. Questa scomposizione è molto veloce ed è per questo che il saccarosio è uno zucchero semplice. Inizia nello stomaco e poi continua nell'intestino. Da ogni molecola di saccarosio, sempre nel nostro corpo otteniamo una molecola di fruttosio e una molecola di glucosio. Quindi dal punto di vista fisiologico non fa molta differenza assumere, 100 grammi di saccarosio oppure 50 grammi di glucosio più 50 grammi di fruttosio. Dal punto di vista nutrizionale, tutti i carboidrati e quindi tutti gli zuccheri, che ne sono una sottofamiglia, forniscono lo stesso apporto calorico di 4 kcal per grammo. Un etto di saccarosio quindi fornisce le stesse calorie di un etto di glucosio oppure un etto di fruttosio. Esistono altri zuccheri semplici che noi incontriamo nella nostra alimentazione, come per esempio il galattosio, il lattosio, il maltosio e altri più rari. Tutti questi noi li assumiamo senza difficoltà, tranne chi per esempio è intollerante al lattosio. Glucosio e fruttosio sono presenti in percentuali diverse in tutta la frutta, per esempio. Spesso si sente dire che il fruttosio è lo zucchero della frutta, ma in realtà non è corretto, nel senso che praticamente tutta la frutta contiene miscele in percentuali diverse, saccarosio, glucosio e fruttosio. Ci sono dei frutti che contengono una percentuale maggiore di fruttosio, come per esempio la mela, altri che contengono una percentuale maggiore di saccarosio, l'albicocca per esempio, altri invece che contengono una grande quantità di glucosio, per esempio l'uva ne contiene tanto quasi quanto il fruttosio. Di saccarosio invece nell'uva non è presente praticamente. Ecco qui una tabella dove riporto il contenuto di glucosio, fruttosio e saccarosio per alcuni frutti e alcuni altri alimenti come la melassa o il miele. Andiamo ora a esaminare separatamente il glucosio e il fruttosio. Nonostante sia lo zucchero più diffuso al mondo, più presente in natura, perché è presente in ogni essere vivente, è solo nell'ultimo secolo che l'industria ha iniziato a produrlo su larga scala e non è ancora facilmente reperibile, per esempio in un normale supermercato, come invece si può trovare il fruttosio, ma è utilizzato largamente nell'industria dolciaria, in gelateria, in pasticceria e per esempio per fare caramelle. La cosa interessante è che è circa il 30% meno dolce, a parità di peso, del saccarosio. Solo di recente ho trovato in un comune supermercato in vendita del glucosio, sotto il nome antico, non si usa più in chimica, di destrosio. Prima per trovarlo, per fare i miei esperimenti, avevo bisogno di andare in un negozio di fitness dove ne compravo un barattolo da 1 chilo. Perché in un negozio di fitness? Beh, perché il glucosio è l'unico zucchero che è immediatamente metabolizzabile e utilizzabile dagli esseri viventi come energia. È la vera energia per la vita. Tutti gli altri zuccheri devono in qualche modo essere trasformati e eventualmente modificati per essere usati come fonte di energia dal nostro corpo e da quello di tutti gli altri esseri viventi. Come vi dicevo, nel nostro corpo il saccarosio viene scisso molto velocemente in fruttosio e glucosio e il glucosio è libero di circolare subito nel nostro corpo e andare nelle cellule dove c'è bisogno di fornire energia. Vi lascio il link in descrizione a un mio articolo di approfondimento sulle varie proprietà del glucosio. Se il glucosio va immediatamente in circolo,
Il fruttosio deve passare per il fegato, dove deve venire prima trasformato per poter essere utilizzato come fonte di energia o, se c'è un eccesso, eventualmente immagazzinato in altra forma. Si sente spesso dire che il fruttosio è più dietetico, ma in realtà vi ho spiegato che a parità di peso fornisce esattamente le stesse calorie. E non date retta a quelli che dicono che le calorie non contano o che sono addirittura un concetto superato. Se qualcuno riesce a dimostrare che non contano, vuol dire che viene violato il principio della conservazione dell'energia e quindi è una cosa per cui si vince immediatamente, seduta stante, il premio Nobel. Però siccome tutti questi che lo sostengono non sono a fare la fila a Stoccolma, ma sono invece ospiti solamente di talk show televisivi, facciamoci qualche domanda. Ma sto divagando. Una caratteristica unica del fruttosio è che può essere più dolce del saccarosio, anche del 50 o 70%. E quindi in questo senso alcuni dicono che è più dietetico, perché ci permetterebbe in teoria di ottenere lo stesso grado di dolcificazione in un dolce usandone meno. Questo però è vero solamente fino a un certo punto. Prima di tutto, è vero che il fruttosio è più dolce del saccarosio, ma solamente a freddo. Se è a caldo, per esempio se lo utilizziamo per dolcificare un caffè o un tè, perde questa caratteristica e addirittura diventa meno dolce del saccarosio, quindi è perfettamente inutile usarlo per il caffè. In più, il fruttosio ha delle caratteristiche chimiche diverse da quelle del saccarosio e il saccarosio nella maggior parte dei dolci non viene utilizzato solamente per dolcificare, ma anche per tutta una serie di altre funzioni. Non è però possibile sostituire interamente, nella maggior parte dei casi, tutto il saccarosio usato per esempio in una torta con del fruttosio, perché si vanno ad alterare anche tutte le altre proprietà. Quindi si usa benissimo per esempio per preparare delle granite, ma in una torta ci sono una serie di controindicazioni. Se volete, piccolo spazio pubblicità, potete approfondire nel mio libro sulla scienza della pasticceria. Però vi lascio anche gratis un link di approfondimento in descrizione. Ma torniamo al discorso iniziale. Qual è meglio? Questa è la domanda che tutti noi ci facciamo relativamente al cibo quando abbiamo delle scelte. Ma è meglio questo o è meglio quello? Ma è meglio lo zucchero bianco o lo zucchero scuro? Ma è meglio il glucosio o il fruttosio? Ma è meglio la pera o la banana? In realtà la domanda non ha senso, per cui la risposta è dipende. E non ha senso se non specifichiamo prima le condizioni al contorno, dove lo metto, perché nessuno di noi mangia fruttosio e glucosio da solo nell'arco di una giornata o di una settimana o di un mese e quindi dobbiamo specificare che tipo di alimentazione abbiamo, che cosa mangiamo di solito, che tipo di vita facciamo, che problemi fisici o di salute possa avere, che tipo di condizione fisiologica sto andando a monitorare e così via. Quindi la domanda in realtà non ha senso e quindi non vi do la risposta. Però vi faccio vedere perché non ha senso con un esempio. Cosa succede quando noi mangiamo degli zuccheri o dei carboidrati in generale che poi vengono scomposti in zuccheri? L'amido, per esempio, viene scomposto in glucosio. Il nostro corpo ha una serie di risposte. Una risposta è l'innalzamento della glicemia nel sangue. Allora, una misura di quanto velocemente si innalza la glicemia nel sangue è data da quello che viene chiamato indice glicemico. Il glucosio, poiché entra in circolo velocissimamente, ha per convenzione un indice glicemico pari a 100. Il fruttosio invece, prima di scatenare una risposta nel nostro sangue, deve venire trasformato nel nostro fegato e quindi ci mette un po' di più per innalzare la glicemia nel sangue. E quindi ha un indice glicemico molto più basso, attorno a 20. Il saccarosio, essendo composto da questi due, ha un indice glicemico più o meno intermedio, circa 65, più o meno come il miele e tante altre miscele di glucosio e fruttosio. Attenzione, l'indice glicemico non è, ripeto, non è una misura di quanto un certo alimento faccia bene o faccia male e neppure di quanto faccia ingrassare o no. Troppo spesso viene troppo semplicisticamente interpretato così. È una misura, come vi ho detto, di quanto velocemente un carboidrato viene metabolizzato dal nostro corpo. Chi soffre di diabete deve tenere sotto controllo la glicemia ed è per questo che a chi soffre di diabete viene consigliato assolutamente una dieta con alimenti che hanno un basso indice glicemico, o meglio che hanno un basso carico glicemico. Faremo un video su questo. Alcuni, ma solo alcuni, sostengono che tutti noi dovremmo in realtà mangiare
cibi con un basso indice glicemico. Addirittura sono usciti dei libri, e te pareva, sulla dieta dei cibi a basso indice glicemico. In realtà le cose sono tuttora molto controverse e addirittura in anni recenti il concetto stesso di utilità di indice glicemico, che ha travalicato l'uso originale, che ripeto era diretto per dei pazienti diabetici, è stato messo in discussione. Quindi glucosio, indice glicemico 100, altissimo, e quindi per molti è il diavolo, mentre il fruttosio ha un indice glicemico molto basso, come vi ho detto, anzi uno dei più bassi. Mangiamo quindi fruttosio? Beh, ancora una volta le cose non sono così semplici, perché negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 10 anni, l'attenzione di alcuni ricercatori si è posata sugli effetti di un abuso di fruttosio, cioè di un consumo superiore a quello che noi normalmente riusciamo a metabolizzare durante la nostra vita quotidiana, ed è stato messo sotto accusa come una delle cause principali della cosiddetta epidemia di obesità che c'è in giro per il mondo. Attenzione, il fruttosio in qualsiasi sua forma, cioè fruttosio puro, come noi lo possiamo prendere dal barattolo, oppure all'interno del saccarosio, oppure nel miele, nella frutta, nello sciroppo di glucosio fruttosio e così via. Ovviamente, lo ripeto, stiamo sempre parlando di un eccesso di fruttosio e un eccesso di glucosio, anche se purtroppo è vero che tutti noi mangiamo troppo praticamente di tutto, quindi è molto facile avere eccessi di glucosio, fruttosio, proteine, grassi, eccetera, eccetera, eccetera. Non entro qui nella diatriba attuale sul fruttosio, anche perché, come vi dicevo, le cose sono piuttosto confuse. Magari ne parleremo in futuro, ma questo era per dire che attenzione quando leggete sul web o su qualche rivista o sentite in qualche trasmissione qualche nutrizionista televisivo che dice il fruttosio è il male assoluto, mangiamo solo glucosio e carboidrati che contengono glucosio, oppure oddio il glucosio ha un indice glicemico altissimo, è il diavolo assoluto, prendiamo il fruttosio. Dipende da quale parte, diciamo, della diatriba stanno queste persone, oppure da che cosa vogliono vendervi, perché ricordatevi che il marketing della paura funziona sempre. Tra l'altro sempre più spesso si sentono consigli di consumare invece sciroppo d'acero, sciroppo d'agave, malto di riso, miele, oppure invece di evitare come la peste lo sciroppo di glucosio fruttosio o lo zucchero invertito, come se, come vedremo in un prossimo video, spoiler, non siano tutti composti esattamente dagli stessi zuccheri semplici. Guardate qua queste due confezioni di fruttosio e di glucosio che ho trovato al supermercato. Del fruttosio si esalta il basso indice glicemico e c'è un asterisco, come al solito, come vi ho detto, andate sempre a leggere gli asterischi, girate e troviamo scritto: l'indice glicemico fornisce un'informazione parziale relativa alla risposta glicemica nel sangue, a parità di carboidrati assunti, e non intende delineare aspetti più ampli della salubrità dell'alimento. In pratica vuol dire che di questo numero non ce ne facciamo praticamente niente, a meno che voi siate diabetici o abbiate altre particolari condizioni e vi venga prescritto dal medico. Ovviamente del glucosio non potevano scrivere altissimo indice glicemico, perché non l'avrebbe acquistato nessuno, però cosa scrivono? Energia istantanea, che in pratica vuol dire esattamente la stessa cosa. Morale, a seconda di quello che voglio mettere in buona luce oppure in cattiva luce, prendo una caratteristica oppure un'altra, e questa è una strategia del tutto generale che si applica a tantissimi cibi, a volte esaltati, altre volte demonizzati. Ritorno un attimo sulla questione dell'origine delle molecole, di cui abbiamo già trattato qui sul canale. Avrete notato prima, guardando le confezioni, che del destrosio e del fruttosio si rimarca il fatto che siano provenienti dall'uva. Allora, quando bevete dell'acqua del rubinetto oppure proveniente da una bottiglia che avete acquistato, vi siete mai soffermati a ragionare sull'origine dell'acqua che state bevendo? No, non dico la provenienza, non so, dall'acquedotto o dalla fonte Pinco Pallino, ma proprio dall'origine delle molecole che state bevendo. E sì, perché magari una molecola che state bevendo è stata creata milioni di anni fa, magari durante un incendio di una foresta. Altre molecole si potrebbero essere formate, per esempio, non so, in un'industria chimica l'anno scorso, quando degli acidi si sono combinati con della soda per produrre acqua e altre sostanze. Voi stessi state in questo momento, mentre respirate, producendo delle molecole d'acqua che entrano in circolo, entrano nell'atmosfera e verranno magari assorbite da qualche pianta e così via. Ricordo che il mio prof di fisica una volta ci stupì tutti facendo un calcolo per dimostrare che statisticamente
nel nostro corpo noi abbiamo sicuramente qualche molecola d'acqua che era appartenuta, non so se si può dire così, a Giulio Cesare, o forse era Newton, non mi ricordo esattamente. Ma questi sono discorsi da nerd e io sono assolutamente orgoglioso di appartenere alla categoria, perché in realtà l'origine di una molecola non ha assolutamente importanza. Le proprietà delle molecole d'acqua sono esattamente tutte le stesse, indipendentemente che siano passate durante il loro tragitto in un'industria chimica, in un vulcano o nell'intestino di Giulio Cesare. E la stessa cosa vale ovviamente per gli zuccheri, per la vitamina C e per qualsiasi altra cosa. Quindi non fatevi incantare dalle pubblicità che declamano l'origine di alcune determinate sostanze chimiche, perché le loro proprietà sono esattamente le stesse, anche se in realtà spesso il prezzo non lo è. Per oggi mi fermo qui, questo era un video necessario per poter parlare poi di altri tipi di dolcificanti più complicati che mi avete chiesto. Se vi piace il mio canale iscrivetevi e arrivederci dal vostro amichevole chimico di quartiere. Adesso mi bevo un po' di molecole di Giulio Cesare.